Alle prime luci dell'alba, un gruppo della compagnia comando del Reggimento Alpini Tagliamento della RSI avanza lentamente tra le aspre montagne del Tolminese. Il terreno è difficile, un nemico invisibile, la tensione nell'aria è palpabile. L'operazione di rastrellamento ha inizio mentre gli alpini esperti nella guerriglia montana si spingono sempre più a fondo nel territorio controllato dal nemico. All'improvviso una raffica dal bosco squarcia il silenzio. Gli alpini si gettano a terra e rispondono al fuoco. I colpi di mitra riecheggiano feroci tra le valli. I partigiani sloveni combattono con accanimento, ma alla fine la risposta degli alpini piega la loro resistenza. Quando il fumo della battaglia si è dissipato, oltre 123 caduti sloveni giacciono sul campo e 37 prigionieri vengono portati via. Tra loro ci sono 2 commissari politici e il comandante della 17ª brigata slovena, Frank Uršič. È un duro colpo per gli sloveni. Ma mentre l'inverno cede il passo alla primavera del 1945, le colline e le valli occupate dal Reggimento Alpini Tagliamento sono scosse da attacchi incessanti. Le formazioni partigiane jugoslave, determinate a distruggere l'unità italiana, lanciano ondate di assalti contro le posizioni trincerate degli alpini. Gli uomini del tagliamento, malgrado stremati e logorati dai lunghi mesi di guerra, resistono con una determinazione ferrea. I combattimenti sono un susseguirsi di scontri corpo a corpo, di ritirate e contrattacchi, di sangue versato e vite spezzate. La situazione è disperata, ma gli alpini mantengono le posizioni fino al 27 aprile, quando, a guerra finita, sono costretti ad arrendersi. A distanza di tanti anni, le vicende del Reggimento Alpini Tagliamento rimangono ancora molto controverse. Per molti italiani, e friulani in particolare, il tagliamento rappresentò uno degli ultimi baluardi a difesa dell'Italia, avendo difeso le popolazioni civili italiane sia dalle angherie dei tedeschi che dai crimini delle bande partigiane jugoslave e del Nono Corpus di Tito, fermando inoltre la loro avanzata e la conseguente perdita di ulteriori parti del territorio nazionale. La storiografia antifascista, invece, rimprovera agli alpini non solo di aver collaborato con le forze tedesche in funzione antipartigiana, ma di averlo fatto sotto il loro comando. Il 17 settembre 1943, a Udine, presso la caserma Giovanni Prampero, viene costituito il gruppo Tagliamento, forte di circa 500 uomini, con compiti di presidio territoriale. Il 19 novembre assume la denominazione Reggimento Volontari Friulani Tagliamento. Il reparto è comandato dal colonnello Ermacora Natale Zuliani. Nato a Magnano in Riviera, provincia di Udine, il 25 ottobre 1897, diciottenne combatte con gli Arditi sul San Marco e sul Sabotino e dopo la Prima Guerra Mondiale si iscrive ai fasci di combattimento. Volontario in Spagna, termina la guerra in Catalogna al comando del gruppo Las Novas della divisione Frecce Verdi. Ha partecipato dal 18 marzo 1937 alla battaglia di Guadalajara al comando della bandiera implacabile del 7° gruppo, inquadrato nella divisione Fiamme Nere, e dal 14 agosto 1937 alla battaglia di Santander. Quale primo seniore, fino al rimpatrio per logorio fisico nel marzo 1942, è in Ucraina con il 63° battaglione Camicie Nere, che forma con il 79° battaglione, 2 compagnie mitraglieri e un battaglione antiaereo dell'esercito, la Legione Tagliamento, agli ordini del console Nicolò Nicchiarelli.
che nella battaglia di Dnieper-Samatra fra il 9 settembre 1941 e il 31 gennaio 1942 subisce il 65% di perdite. Dal 17 maggio 1943 comanda a Trevignano il gruppo tagliamento di battaglioni M della prima divisione corazzata di Camicie Nere, composto da 3 battaglioni M, il 63esimo Udine, il 79esimo Reggio Emilia e il 41esimo Trento. Il 19 agosto 1943 ha il grado di colonnello in servizio permanente effettivo, ma dopo la resa di Cassibile, assecondando un gruppo di camicie nere friulane, accetta il disarmo per poter rientrare al deposito di Udine, previa intesa con Albert Kesserling a Frascati, che con i suoi legionari mai sarebbe stato ostile ai tedeschi. Le 120 residue camicie nere tagliamento della ex divisione corazzata M restano inermi agli ordini di Merico Zuccari. Ad Udine, il 17 settembre 1943, con il grado di console mutato in quello di colonnello a seguito del decreto del Capo dello Stato del 16 dicembre 1943, il colonnello Zuliani riceve le consegne dal primo signore Attilio Lorenzi del comando della 63esima Legione Camicie Nere Tagliamento della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale. D'intesa con il locale comando tedesco, insedia nella caserma Giovanni di Prampero dell'8° Reggimento Alpini un ricostituito gruppo di battaglioni di camicie nere. Questo gruppo, istituita la OZAC sul litorale adriatico, dal 19 novembre 1943 diviene Reggimento Volontari Friulani Tagliamento. Questa formazione dipende dal comando tedesco della Polizia per l'ordine pubblico, la Ordnungspolizei, di stanza Trieste. A conferma di questo, il 21 gennaio 1944, l'alto comando delle SS del litorale adriatico, il famigerato Odilo Globčnik, trasmette al comando del reggimento una direttiva in cui precisa la subordinazione diretta agli ordini suoi e dei dipendenti comandi tedeschi. Il tagliamento è impiegato prevalentemente in funzione antipartigiana nell'area tedesca OZAC, nelle valli del Natisone e del Torre, contro formazioni partigiane italiane e soprattutto contro il nono corpus dell'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, nella conca di Tolmino e ancora più a est in Val Bazza.